Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Per chi mi conosce già sa che adoro realizzare le tracolle e oggi faremo proprio un tutorial su questa tracolla molto bella. Sembra una spiga, adatta per una cintura, adatta per delle bretelle, adatta per le vostre creazioni borse. La potete realizzare anche con diversi cordini, anche un po' più spesso, il 3, il 4. Questo è un cordino molto morbido da lavorare, è un semilucido, bellissimo. Questo filato è bellissimo da lavorare. Non potete lavorarlo con, ad esempio, della fettuccia perché non avrebbe lo stesso risultato. Ok, i materiali sono cordino 2 mm, uncinetto 4 mm, delle forbici e un accendino. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, azionate la campanella delle notifiche e commentate, condividete con qualcuno che è interessato ai lavori ad uncinetto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ci tengo a saperlo. Ok, passiamo al video tutorial. Iniziamo con un nodino e tiriamo in questo modo e facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Adesso su ogni catenella facciamo un punto basso saltando la prima catenella. Quindi andiamo sulla prima, 1, 2 e 3. Abbiamo fatto 3 punti bassi. Alziamo un po' l'asola, entriamo al centro del punto, vedete, così. Qui è metà del punto basso, così agganciamo la codina, così la nascondiamo in questo modo e la usciamo da qui in questo modo, vedete, è uscita da sopra il punto. Adesso la mettiamo così, giriamo il lavoro e facciamo 3 punti bassi, nascondiamo l'eccesso di filo sotto il lavoro, 2 e 3. Tiriamo un po' il filo così si aggiusta tutto e facciamo una catenella e giriamo e facciamo nuovamente 3 punti bassi, 2 e 3. Abbiamo fatto 3 giri, in totale devono essere 5. 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Facciamo il quarto giro, facciamo i 3 punti bassi, ad ogni giro facciamo una catenella per girare, catenella e giriamo, 1, 2 e 3. E abbiamo fatto in questo modo il sostegno da poter poi cucire sulla borsa, anziché andare a mettere il moschettone, che potete tranquillamente metterlo, anziché del moschettone vado a fare questo piccolo sostegno per poi andarla a cucire sulla borsa. Questa è un'altra variante che si può fare nelle tracolle. Facciamo non una catenella, ma giriamo il lavoro e facciamo un punto basso nel punto basso sottostante, dopodiché saltiamo il punto centrale, carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo la prima riga di punti bassi e andiamo a lavorare sotto
l'ultimo punto, vedete? Questo lo salto, non vado a lavorare qui, ma lavoro sotto. Aggancio il filo e lo porto fuori e lo lascio così sull'uncinetto e lo faccio per 3 volte. Carico il filo, entro e porto fuori. Carico il filo, vedete? 2, 4, 6 e una 7. Ci sono 7 asole sull'uncinetto. Adesso carichiamo il filo e li usciamo tutti assieme in questo modo e facciamo una catenella. Così giriamo il lavoro e andiamo a lavorare qui. Vedete che qui si è formato questo archetto? Andiamo qua dentro e facciamo un punto basso. Carichiamo il filo e andiamo a lavorare nel punto basso sottostante, non qui ma qua sotto. Ne saltiamo 2 praticamente, 1 e 2. Dobbiamo andare a lavorare nella stessa riga dove abbiamo fatto questo punto puff, diciamo, chiamiamolo così, 1 e 2, e lavoriamo qui sotto. Entriamo e portiamo fuori, carichiamo il filo, entriamo e usciamo per 3 volte. Dopo che abbiamo 7 asole sull'uncinetto, li usciamo tutte assieme e chiudiamo con una catenella, così, in questo modo. Adesso giriamo il lavoro e qui si è formato il primo archetto, vedete? Qui c'è il punto puff. Facciamo un punto basso qua dentro. Adesso qui si è formato un altro archetto, quindi carichiamo il filo e lavoriamo il punto puff. 1, 2 e 3 e li usciamo tutti assieme. Chiudiamo con una catenella e giriamo il lavoro. Adesso qui, come vedete, c'è questo archetto, piccolo archetto si è formato, e andiamo a lavorare un punto basso. Qui c'è l'altro archetto e andiamo a lavorare il punto puff. 1, 2 e 3. Abbiamo 7 asole sull'uncinetto, le usciamo tutte assieme appassionatamente e chiudiamo con una catenella. Avete visto? Sta cominciando a prendere forma la tracolla. Giriamo il lavoro. Qui, vedete? Qui che c'è questo spazio dopo il punto puff, entriamo e facciamo un punto basso. Carichiamo il filo ed entriamo nell'archetto questo più grande e lavoriamo il punto puff. 1, 2 e 3. Chiudiamo tutto assieme con una catenella. La ripetizione, come vedete, da ora in poi sarà sempre uguale. Giriamo, qui c'è lo spazio, vedete l'archetto, il piccolo archetto, entriamo e facciamo il punto basso, carichiamo, entriamo nell'archetto questo più grande e facciamo il punto puff. 2 e 3 e chiudiamo assieme, catenella e giriamo. Andiamo nel primo, vedete? Qua c'è il punto, questo è tutto il punto puff, questo qua. Questo è tutto il punto e qui c'è questo piccolo spazio, vedete? E ci dobbiamo andare a fare qui sempre il punto basso, poi vi verrà facile. Entriamo nell'archetto questo grande, facciamo il punto puff. 1,
2 e 3. Chiudiamo con una catenella. Ok, da questo punto in poi la ripetizione sarà sempre uguale. Alziamoci finché non arriviamo alla misura desiderata. Se dobbiamo fare una tracolla di 60 cm arriveremo a 60, 80, 120, dipende dal vostro progetto. Ho lavorato il minimo indispensabile per farvi vedere, per questioni di inquadratura, ho preferito farla più corta, ma poi voi arrivate dove volete. E sono arrivata qui. Facciamo l'ultimo giro. Vedete che viene bella, che viene carina, molto bella. Ok, entriamo nel primo spazio che abbiamo e facciamo un punto basso, poi entriamo nell'archetto questo più grande, facciamo il punto puff, chiudiamo tutto assieme con una catenella. Adesso dobbiamo andare a ripetere l'altro, questo pezzettino di sostegno per andare poi a cucire anche dall'altro lato, giusto? Quindi facciamo una catenella, giriamo, andiamo nel primo punto che è questo, vedete, dovete prendere tutte e due, non tutto così, qua, le due asoline, e facciamo il primo punto basso. Andiamo nella seconda, vedete che qua c'è un altro punto, qui entriamo e facciamo un altro punto basso e l'ultimo lo facciamo qui dove c'è il punto puff, vedete, qui, e facciamo il terzo punto basso. Adesso facciamo una catenella e giriamo, facciamo 1, 2 e 3 catenella e giriamo. In questo caso alla fine dobbiamo fare solo 4 giri. Perché 4 giri? Perché noi abbiamo utilizzato il quinto giro per andare a lavorarci sopra, quindi visivamente si vedono solo 4 giri, 1, 2, 3 e 4. Quindi siccome qua si fa un altro lavoro, alla fine finisce con fare 3 punti bassi sopra, facciamo solo 4 giri, 2 e 3, catenella e giriamo l'ultimo giro, facciamo una catenella per sigillare il lavoro e tagliamo. Tiriamo in questo modo, così si chiude tutto, e l'eccesso di filo lo andiamo a nascondere dietro nei punti bassi con un ago. Come vedete la tracolla è venuta molto bella. Poi questi li andiamo a cucire in questo modo nella borsa, andiamo a cucire così e verrà stupenda, molto semplice per chi magari non ha il moschettone. Questa è un'altra versione di inizio di tracolla. Spero vi sia piaciuto il progetto, vi raccomando iscrivetevi, commentate e fate quello che vi esce dal cuore. Buona giornata e ci vediamo al prossimo progetto. Ciao ciao!